Benvenuti sul mio canale. Quest'oggi vi presento questo delizioso collettino molto particolare, molto carino da mettere magari sui maglioni a girocollo per dare quel pochino di eleganza in più, oppure come dal titolo per richiamare il costume di Mercoledì Addams. Visto che siamo in tema di Halloween, ho deciso di proporre questo collo, magari appunto ci sono ragazzine o bambine che vogliono vestirsi con quel costume lì, è sufficiente vestirsi di nero, applicare il collettino e il giochino è fatto. È davvero molto semplice. La versione col bottoncino l'ho lavorata con un filo Scozia numero 5 ed uncinetto 2,5. Ora andrò a fare la versione bianca però col nastrino. Quindi adesso vi elenco il materiale che andrò ad usare. Per il collettino ecru ho usato appunto un filo di Scozia numero 5 che ho lavorato col 2,5. Per quel che riguarda la versione che andrò a fare adesso, userò questo cotone Amalfi bianco, che è molto simile agli Iggy della Tessiland e dal cotone fiocco della Tre Sfere, dello stesso spessore e la stessa composizione, che andrò a lavorare con un uncinetto 3,5. Dopodiché avremo bisogno di un metro da sarta, una forbice, un ago da lana, nastrino bianco. Se decidete di fare la versione col bottoncino, vi servirà un bottone e un marcapunti. Per fare questo collettino avremo bisogno di un numero di catenelle pari ad un multiplo di 4 più 1. Per calcolare il numero di catenelle che necessita, dovremo prendere la misura della base del collo. Io ho calcolato, nel mio caso, circa 48 cm, farò un collo un po' più grande di questo qui ne misura circa 42. Quindi vado a mettere tante catenelle, quanto basta per arrivare a 48 cm, però tenendo in considerazione il multiplo di cui abbiamo bisogno. Ho montato 93 catenelle che adesso sto andando a misurare e sono 48 centimetri. Adesso qui dovete decidere subito se avete intenzione di fare l'asola o di usare il nastrino. Se avete intenzione di fare l'asola, andate a marcare l'ultima catenella che avete eseguito, così almeno non la perdete. Dopodiché andate a realizzare delle catenelle pari al bottone che volete mettere. Io nella variante beige ne ho fatte 5. Vado a replicarle anche qua. Prendo il filo, entro nella catenella che ho marcato e faccio un mezzo punto alto. Tolgo il marcapunti perché non mi serve più e continuo a lavorare, vado a ripassare tutta la catenella con i mezzi punti alti. Quindi alla fine di questa riga dovremo avere tanti mezzi punti alti quante sono le catenelle che abbiamo montato. E questo è quello che riguarda la versione asolina, guardate. Praticamente questo è il lavoro che abbiamo appena fatto sulla lavorazione bianca che sto facendo adesso. Le 5 catenelle saranno l'asolina che poi andranno ad abbottonarsi. Se invece vogliamo fare la versione col nastrino, adesso vado a rimarcare ancora l'ultima catenella perché ho paura di perderla. Facciamo finta che il lavoro di prima non l'ho mai fatto e adesso devo andare a costruire il collettino col nastrino. Cosa faccio? Faccio una catenella in più per tornare indietro, dopodiché entro nella catenella numero 2 partendo dall'uncinetto e vado a lavorare come nell'altra versione i mezzi punti alti. Andremo a lavorare tutte le catenelle facendo un mezzo punto alto per ogni catenella che abbiamo a disposizione, tenendo presente che i mezzi punti alti devono corrispondere al numero di catenelle che abbiamo montato all'inizio del lavoro. Ci vediamo quando sono arrivata alla fine del giro. Una volta terminato il giro numero 1 passiamo al giro numero 2.
Quindi saliamo con 4 catenelle che saranno il nostro primo punto altissimo. Dopodiché prendo 2 volte il filo sull'uncinetto. Questi giri saranno formati tutti da punti altissimi e di catenelle, quindi faremo sempre punto altissimo. Una volta caricato 2 volte il filo sull'uncinetto, salto un punto di base. Questo non lo calcoliamo il primo perché è sostituito dalle 4 catenelle, quindi il punto da saltare è questo, entriamo in quello successivo e facciamo un punto alto doppio, 2 catenelle di separazione, rientro nello stesso punto di base e faccio sempre il mio punto altissimo. 2 catenelle di separazione, salto un punto di base e faccio un punto altissimo. 2 catenelle di separazione, salto un punto di base, entro in quello successivo e faccio il mio V composto da un punto altissimo, 2 catenelle e un altro doppio punto alto nello stesso punto di base. 2 catenelle di separazione, salto un punto, entro nel successivo e faccio il mio punto altissimo. 2 catenelle di separazione, salto un punto di base, entro in quello dopo e vado a fare il mio punto V formato da un punto altissimo, 2 catenelle e un altro punto altissimo nello stesso punto di base. 2 volte filo sull'uncinetto, salto un punto di base e faccio un punto altissimo. Il lavoro da fare è tutto questo per tutto il giro, quindi salto un punto di base, entro nel punto successivo, faccio il punto V formato punto altissimo, 2 catenelle e un punto altissimo. Andiamo a lavorare questa sequenza fino alla fine del nostro giro. Sono arrivata quasi alla fine del giro, adesso vado a chiudermi con l'ultimo punto altissimo sull'ultimo punto disponibile del giro sottostante. E abbiamo fatto il giro numero 1. Ora ripartiamo con 4 catenelle e i punti all'interno del punto V diventeranno 2 punti altissimi. Entriamo direttamente nelle 2 catenelle, nell'archetto formato dalle 2 catenelle, facciamo 2 punti altissimi, 2 catenelle e 2 punti altissimi. Dopodiché carico 2 volte il filo, entro nel punto singolo e faccio un punto altissimo. Riprendo il filo, entro nell'archetto, nel punto V e vado a fare 2 punti altissimi, due catenelle, riprendo il filo, faccio altri 2 punti altissimi. Due volte filo sull'uncinetto, vado nel punto centrale, quello singolo, e faccio un punto altissimo. Riparto, entro nell'archetto formato dalle 2 catenelle con 2 punti altissimi, 2 catenelle e altri 2 punti altissimi nello stesso archetto di base. 2 volte filo sull'uncinetto, entro nel punto singolo, cioè quello centrale, e faccio un punto altissimo. La sequenza da fare è questa, praticamente rispetto al giro precedente cambia che al posto di avere punto altissimo, 2 catenelle, punto altissimo, avremo 2 punti altissimi, 2 catenelle, 2 punti altissimi. Il punto centrale, il punto da solo, resta invariato. Ci vediamo alla fine del giro. Sono arrivata alla fine del giro, quindi vado a chiudere con un punto altissimo nell'ultimo punto utile. Ora proseguiamo con il prossimo giro. Salgo con 4 catenelle, 2 volte filo sull'uncinetto, entro nell'archetto formato dalle 2 catenelle e i punti diventano 3. Quindi faremo 3 punti altissimi, 2 catenelle di separazione e 3 punti altissimi nello stesso archetto di base.
Dopodiché prendo 2 volte il filo, vado nel punto singolo e faccio il punto altissimo. Mi sposto nell'archetto successivo e ripeto i 3 punti altissimi, 2 catenelle e altri 3 punti altissimi nello stesso archetto di base. Dopodiché mi sposto con un punto altissimo nel punto altissimo singolo del giro sottostante e la sequenza da fare per questo giro sarà questa. Ci vediamo alla fine del giro. Fine anche di questo giro, quindi vado a chiudermi con un punto altissimo nell'ultimo punto utile del giro sottostante. Dopodiché ripartiamo con l'ultimo giro. Restano invariate le 4 catenelle iniziali, dopodiché prendo 2 volte il filo, entro nell'archetto e faccio 8 punti altissimi. Dopodiché carico 2 volte il filo sull'uncinetto, mi sposto nel punto centrale e vado a fare il mio punto altissimo, quello da solo. 2 volte filo sull'uncinetto, vado nell'archetto formato dalle 2 catenelle e vado a ripetere il mio ventaglietto di 8 punti altissimi. Praticamente, la sequenza per questo ultimo giro sarà questa. Lavoreremo 8 punti altissimi nell'archetto formato dalle 2 catenelle e un punto altissimo dove abbiamo il punto altissimo da solo. Ci vediamo alla fine del giro. Ho lavorato l'ultimo ventaglietto, adesso vado a chiudere con un punto altissimo sull'ultimo punto utile, dopodiché taglio il filo, faccio il nodino di sicurezza e il nostro collettino è finito. Ora con un ago andrò a nascondere i fili e dopo ci vedremo per inserire il nastrino. Finito il collettino, veramente graziosissimo, vado a prendere il mio nastrino e ne taglierò circa 1 metro. Un metro e 10, al massimo se è troppo si può sempre tagliare, quindi diciamo qui sono 50, 50 più 60 fa 1,10 m. Mi aiuto con una spilla da baglia. Quindi fisso il mio nastro con la spilla da baglia e vado a inserirmi tra i punti altissimi, cercando di dare continuità all'inserimento del nastro. Praticamente vado a passare sotto il punto singolo, ritorno sopra, esco. Vado avanti a inserire il nastro in questo modo.
Poi ovviamente ognuno troverà il proprio metodo per poter inserire il nastro. Una volta inserito il nastro cerco di girarlo tutto dalla stessa parte, quindi se vediamo che torce lo andiamo a raddrizzare. Io ho usato questo qui basso perché avevo questo in casa, sicuramente sarebbe stato meglio un nastrino di almeno 1 centimetro, però mi sono resa conto all'ultimo momento che mi era rimasto solo questo e quindi ho utilizzato questo. Finito questo passaggio, la cosa che resta da fare è fare il nostro fiocchettino, però lo vedremo meglio poi sul manichino. E con oggi il video è finito. Spero tanto di avervi dato un'idea in più e se volete fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e condividete. Inoltre vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto, ad attivare la campanellina che vi avviserà per ogni novità che pubblicherò. Nel box informazioni, tra l'altro, vi lascio il link di tutti i miei social. Se volete, vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video.